Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, il link per acquistarli, il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla, Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura. Andiamo ad inquadrare le energie principali della vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo l'albero. Ci apre la settimana nel modo migliore perché vuol dire che qualcosa è in fase di evoluzione e di crescita, anche di radicamento, nel senso che abbiamo la possibilità di stabilizzare dei risultati oppure di andare a riprendere delle questioni messe da parte, trascurate, per poter dare una nuova spinta. Che si possano trovare delle soluzioni interessanti o comunque l'opportunità di andare a chiudere delle circostanze per aprirci a un nuovo inizio, questa secondo me potrebbe essere la settimana giusta come fase di preparazione, quindi non proprio adattissima ai nuovi inizi, ma adattissima a preparare il terreno, perché probabilmente dobbiamo cercare di indirizzare la nostra volontà, i nostri desideri, i nostri sogni in un certo tipo di percorso che sia ben chiaro subito dall'inizio, quindi si vede una fase di preparazione e di riflessione. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E poi troviamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Coppia single, è ovvio che per chi non è interessato o chi vuole anche vedere un qualcosa che riguarda l'amicizia, la famiglia, potete ovviamente adattare le varie indicazioni che usciranno. Troviamo Bucaneve. Bucaneve porta nuova speranza, nuova linfa, cura, dedizione, attenzione nella coppia. C'è anche il girasole che è molto molto positiva, quindi proprio di attenzione reciproca, di rispetto, di fiducia, di cose che funzionano, ma non solo, anche di episodi, eventi che porteranno serenità, tranquillità e direi anche felicità, perché tra i vari eventi, magari incontri, nuovi passaggi, soluzioni, come avete potuto vedere è una settimana molto positiva. Anche l'aquilegia ce lo dice, quindi massimo equilibrio, si tratta di benessere, di intesa, di compatibilità, di riuscire ad ottenere dei risultati, quindi dove la relazione è un buon punto. Se c'è qualcosa che non va, comunque queste possono rappresentare una fase in cui c'è finalmente una fase di miglioramento e di avanzamento in senso positivo. Questo vale nelle relazioni più importanti, se ci sono state tensioni finalmente c'è riappacificazione, c'è tranquillità e serenità. Per i single queste vogliono dire che se c'è una conoscenza, una frequentazione in corso, allora può procedere nel verso giusto, anzi io direi che con le energie principali si può attuare un nuovo passaggio, quindi un avanzamento, potrebbe migliorare e quindi intensificarsi questa relazione. Altrimenti se non c'è nessuno, queste carte indicano una nuova apertura, nuova socializzazione, possibilità insomma di incontrare delle persone interessanti e abbastanza coinvolgenti, quindi vuol dire che entra nuova energia e novità in senso lato. E adesso andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze.
Allora, Imeneo ci fa subito capire che ci sono e si prospettano dei cambiamenti importanti, spesso legata alle intese, alle promesse, alle unioni, collaborazioni, notizie, nuovi progetti, qualcosa che può riguardare il contratto. È una carta di intraprendenza, di realizzazione, intraprendenza per nuovi accordi, trovare delle soluzioni, sia per stabilizzare, sia per godersi semplicemente una fase, molto molto positiva, molto costruttiva. Io direi che quella che un po' va a riflettere maggiormente quello che abbiamo visto precedentemente nelle energie generali è la carta Belvedere, che essendo una carta di attesa e di valutazione e osservazione, probabilmente potrebbe esserci già un qualcosa che avete in mente da un po' di tempo e state aspettando il momento giusto per iniziare. Come vi dicevo, non è il momento giusto per iniziare effettivamente qualcosa, anche se effettivamente potete già valutare, osservare, preparare il terreno, a maggior ragione appunto viene intensificato questo significato. E in più Belvedere può portare proprio dei messaggi, delle notizie, ricevere e fare i visite, avere degli ospiti, oppure anche viaggiare sì, per alcuni se state programmando, ecco, questo potrebbe essere il momento giusto per prepararsi anche a un'eventualità del genere. Possibili trasferimenti, ovviamente, sono anche questi favorevoli. Di sicuro indica anche l'attesa di novità e nuove indicazioni che potrebbe concludersi nel corso della settimana, o comunque questa carta vi sta dicendo che si è molto vicini al ricevere delle notizie, delle informazioni in senso lato, ovviamente quelle che ci interessano, e anche se state aspettando delle risposte. Magari questo soprattutto per chi è in cerca di lavoro, o soprattutto chi vuole cambiare direzione a qualche aspetto, se magari appunto state progettando qualcosa di importante, qualcosa che può aggiungersi a un lavoro che già state portando avanti. Quindi direi che è una settimana molto molto intensa, molto proficua, un po' in tutti gli ambiti, molto positiva, soprattutto nei sentimenti e nella relazione, quindi da godersi in pieno questa fase, e io mi concentrerei molto su questa carta, proprio di preparare il terreno a questi cambiamenti importanti, qualsiasi essi siano, hanno rilevanza. Vuol dire che se riflettiamo bene, facciamo pianificazione e riusciamo a gestire bene dove direzionare queste opportunità e queste decisioni da prendere, allora vi metterete già nel percorso giusto a partire da adesso, e poi vedrete che si andranno ad incassare questi nuovi inizi. E questo veramente lo dico per tutti, per chi ha già il lavoro, per chi sta valutando nuove situazioni di investimenti, e anche per chi è in cerca da vedere, valutare. Essendo una carta abbastanza generica, magari qualcuno penserà di trasferirsi, qualcuno di viaggiare, qualcuno di cogliere delle nuove opportunità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!